Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un monopattino molto interessante da 500 watt venduto e spedito da Amazon, che è il Beeper Max di seconda generazione. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Certamente che questo monopattino sia il più potente, che rispetti la normativa con più autonomia, e di questo parleremo perché c'è una cosa da sapere, e che sia venduto e spedito da Amazon, quindi se non dovesse soddisfare le vostre esigenze potete rimandarlo indietro gratuitamente. È una cosa veramente interessante. Non solo, questo monopattino è uno dei più accessoriati da 500 watt che trovate su Amazon ed è l'unico tra tutti quelli che abbiamo visto sul canale con le frecce direzionali sia davanti che dietro. C'è da sapere però che questo monopattino arriva in due versioni con un'unica differenza, ovvero la capacità della batteria. Questo in particolare che ho voluto testare è da 8 Ah, 48,1 volt, ovvero 385 watt, che alimentano un motore da 500 watt che direi sottodimensionata come batteria, però comunque la qualità della batteria è ottima e il C di scarica è abbastanza sufficiente anche in salita, anche quando è sbloccato. Adesso andremo a vedere come si sblocca per farlo arrivare a 43 km all'ora con il mio peso. In realtà da sbloccato a vuoto arriva a 53 km all'ora addirittura, ma quando ci salgo sopra, ovviamente con la batteria da 8 Ah, la batteria non ce la fa, la tensione scende e quindi riesce a raggiungere solamente 43 km all'ora di velocità costanti, e mi aspetto però con la versione da addirittura 26 Ah di capacità una velocità non minore di 50 km all'ora da sbloccato. Tra l'altro questa differenza tra uno e l'altro di capacità della batteria cambia sia il peso. Questo per esempio pesa 20,5 kg, mentre da 26 Ah pesa 24 kg. Anche l'autonomia dichiarata cambia, infatti se prendete la versione bestia da 26 Ah l'autonomia è di circa 90 chilometri, e devo dire che secondo me, dalla mia esperienza con tutti i monopattini che ho provato, secondo me ci stanno. Con quella batteria sicuramente non farà meno di 85 chilometri, mentre questa versione da 8 Ah ha un'autonomia dichiarata di 30 chilometri, ma secondo me non arriva a di più di 20-25 km, specialmente se sbloccato. E vi dico subito, se state cercando un monopattino con una coppia maggiore per le salite, con un'autonomia veramente incredibile, prendete subito la versione da 26 Ah, mentre se state
cercando un monopattino per brevi tragitti che ha una spunta molto forte, una velocità non meno di 40 km all'ora sempre, anche quando la batteria è scarica, allora la versione da 8 km all'ora è quella che dovete prendere, specialmente che la differenza di prezzo tra una versione e l'altra è davvero alta, e come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video di tutte e due. Ma prima di raccontarvi tutte le cose che mi sono piaciute in questo monopattino, vi dico due cose che non mi sono piaciute. La prima è la posizione della valvola della camera d'aria della gomma posteriore, che non mi piace tantissimo così direzionata verso l'esterno. La seconda cosa riguarda il tappeto antiscivolo, che sì è molto buono, è in silicone, però purtroppo si estende solamente nella parte centrale della pedana, e qua non abbiamo nessun tappeto antiscivolo. E come raccomando sempre, quando si monta su un monopattino, un piede va messo davanti e un piede va messo dietro, e se appoggiate il piede in questa posizione o in quest'altra posizione senza appoggiarvi qua, si rischia sicuramente di scivolare con una frenata brusca. Quindi se volete sbloccare questo monopattino, utilizzarlo fuori strada e fare i numeri, vi consiglio vivamente di comprare degli adesivi che vi lascio nella descrizione del video, così da avere più grip nella posizione dove appoggiate il piede. Tutte e due le versioni del Beeper Max montano un motore da 500 watt su una ruota da 10 pollici con una gomma da strada tube type, ovvero con camera d'aria. Abbiamo un doppio freno a disco meccanico posteriore e anteriore, e il freno motore è davvero ottimo, molto graduale ma anche potente. Il freno motore è davvero ottimo. Adesso proviamo la solita salita. Ok, proviamo adesso il freno motore. Siamo a 30 km all'ora, con freno motore sto rallentando abbastanza, molto buono, mi sto quasi per fermare. Ottimo. Il Beeper Max ha 4 ammortizzatori, 2 davanti e 2 dietro, e sono degli ottimi ammortizzatori. Allora, come sono gli ammortizzatori? Sono migliori rispetto all'Autier, sono molto più morbidi. Quindi sì, anche se monta delle ruote da strada, ma si può andare tranquillamente sullo sterrato, o eventualmente potete anche nel futuro, se volete fare fuoristrada, cambiare le gomme con delle gomme fuoristrada. Col monopattino arriva un manuale di istruzioni davvero molto vasto in tutte le lingue, compresa la lingua italiana, dove c'è scritto tutto, compresi anche il menu segreto. Non tutte le voci del menu segreto, ma quelle che ci interessano maggiormente, per esempio il P9 per attivare e disattivare lo zero start, e il P16 per attivare e disattivare l'inserimento automatico dopo 10 secondi del cruise control. E anche se ci danno delle chiavette a brugola, in realtà non mi sono servite, perché oltre che il monopattino arriva già montato e pronto, non ho dovuto neanche registrare i freni, perché sono arrivati già registrati. Però siccome questo monopattino arriva provvisto di allarme, ci danno 2 telecomandi, uno di scorta, e siccome l'allarme in qualsiasi veicolo consuma anche se minimamente un po' di batteria, arriva con un dispositivo di sicurezza, e questo è il primo che arriva con questo dispositivo di sicurezza per evitare di scaricare la batteria durante lo stoccaggio e il trasporto. Allora ci danno 2 fusibili, uno ovviamente di scorta da inserire in questa posizione e chiudere per attivare l'allarme. In realtà il monopattino si può gestire anche senza telecomando se vogliamo, ma se vogliamo gestirlo tramite il telecomando, abbiamo qui il bottone di accensione, basta cliccare 2 volte qua dove c'è il segno del fulmine. Invece per spegnere il monopattino basta cliccare sul lucchetto aperto e si spegne il monopattino. Per accenderlo, come ho detto, clicchiamo 2 volte, e per attivare l'allarme bisogna premere sul bottone del lucchetto chiuso. E la cosa bella è che l'allarme non è solamente un allarme sonoro, ma blocca anche la ruota. Infatti adesso muovo e vedete che anche se cerco di spingere, il monopattino
frena col freno motore, e per disattivare l'allarme basta cliccare sul bottone del lucchetto aperto. Tutte e due le versioni del Beeper Max arrivano con un caricabatterie da 54,6 volt 2 ampere, quindi quello con la batteria da 8 ampere ora, 8 diviso 2, si ricarica da 0 in 4 ore, mentre quello da 26 ampere ora si ricarica in circa 13 ore. Abbiamo un manubrio di altezza regolabile ed è rinforzato nella parte inferiore. L'apertura e chiusura del monopattino è molto semplice per il trasporto, tra l'altro quello da 8 ampere ora pesa veramente poco, 20 kg, e si sente tanto, e per chiudere il monopattino basta tirare questa leva e si chiude molto semplicemente così, e si blocca in posizione una volta chiuso, così da facilitarne il trasporto. E abbiamo ovviamente anche la possibilità di chiudere il manubrio, perché è un semi-manubrio molto simile come meccanismo per esempio all'Erlang Aero, e vi ricordo che se volete irrigidire il semi-manubrio diminuendo le vibrazioni, questa vite all'interno va allentata e non stretta. Se stringete avrete un effetto contrario. Il telaio del Beeper Max, pur essendo molto semplice, è ottimo, è tutto metallico anche la parte inferiore. L'apertura del Beeper Max invece è un po' più difficoltosa, specialmente all'inizio, perché il blocco dello sterzo è molto rigido. Questo ovviamente è una cosa positiva perché non sentite delle vibrazioni, però come potete notare per chiuderlo non si chiude, e per chiuderlo dovete dare un colpetto deciso, specialmente all'inizio, finché si smollano un pochino le parti. Sulla parte destra del manubrio abbiamo il display multifunzione con due bottoni, uno per l'accensione e spegnimento, si tiene premuto per accendere e spegnere, e ogni volta che lo premiamo possiamo circolare visualizzando i vari parametri, per esempio il totale dei chilometri che abbiamo percorso in questo viaggio, o anche totale. Possiamo vedere anche direttamente il voltaggio della batteria, che è una cosa molto utile. Possiamo vedere il tempo dall'ultima accensione, mentre il bottone Mod ci fa circolare tra i vari limiti di velocità. Se il monopattino è bloccato, come arriva direttamente da Amazon, il primo limite di velocità è a 6 km all'ora, quindi è completamente regolare anche per le zone pedonali. Il secondo arriva a 15 km all'ora, invece il terzo arriva a 25 km all'ora. Mentre per entrare nel menu segreto, come tutti i display multifunzione simili a questo, bisogna premere tutti e due i bottoni contemporaneamente e possiamo circolare tra i vari P. E come ho detto prima, potete trovare il significato del P9, che sarebbe lo zero start, e il P16 è il cruise control. Ma vi dico per esempio che questo monopattino, ed è una cosa che mi piace tantissimo, ha la possibilità di regolare l'accelerazione tramite il P12. In questo momento è messo a 5, che con l'accelerazione massima del motore potete cambiarlo riducendo l'accelerazione e la frenata rigenerativa fino a 0. A me piace scattante, quindi lo tengo a 5, mentre gli altri parametri non vanno assolutamente toccati, e lo sblocco questa volta non avviene né tramite il freno, l'acceleratore, neanche tramite il display multifunzione, ma direttamente tramite l'ESC. Ma è molto facile, basta scoprire questa parte dei cavi che escono dal telaio, e a questo punto troverete un cavo di colore blu. Basta tagliare questo cavetto come ho fatto io, e il blocco a 25 km all'ora sparisce. Ovviamente se volete ribloccare il monopattino a 25 km all'ora basta ricollegare i due cavetti o mettere un connettore per facilitare questa operazione, se la fate spesso. E se qualcuno si chiede, sbloccare il monopattino lo rende illegale? Assolutamente no, e questo perché la normativa non limita la velocità massima del monopattino, ma basta avere un limitatore di velocità a 25 km all'ora e il monopattino rimane legale. Questa è la velocità massima della modalità 1 sbloccato, questa invece è la velocità massima della modalità 2 da sbloccato. A quanto sei? Ora sono a 22, 25, 27, 25, 25 fisso, sta salendo, 26, ha raggiunto adesso i 27. Quant'è?
ho raggiunto i 27 km all'ora. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo il bottone di accensione e spegnimento delle luci del monopattino, e di luci ne abbiamo davvero tante su questo monopattino. Abbiamo una luce a LED anteriore molto potente e una luce a LED rossa sul parafango che funziona da luce di posizione ma si illumina anche durante l'uso del freno, e abbiamo 4 luci di posizione fisse sui 4 angoli del telaio che integrano anche le frecce direzionali di colore arancione, quindi differente, che mi piace tantissimo, e le frecce vengono gestite tramite questo switch, mentre sotto abbiamo il pulsante del clacson che è abbastanza potente ed è integrato all'interno della luce frontale. Per quanto riguarda invece l'impermeabilità è IPX4, quindi si può andare sotto una pioggia leggera, non si può lasciare sotto la pioggia e neanche immergere. E come al solito vi lascio il link a questa meraviglia che attualmente secondo me è il miglior monopattino da 500 watt legale venduto e spedito da Amazon con tutte le garanzie del caso, e se lo volete andate subito nella descrizione del video, perché sinceramente non so Amazon quanti pezzi hanno e una volta finiti i loro magazzini potete acquistarlo lo stesso, ma non sarà venduto spedito da Amazon ma venduto da venditori terzi, dove non avrete la possibilità di renderlo entro i 30 giorni eventualmente se non dovesse soddisfare le vostre esigenze.